Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro con un dolce fresco e cremoso al profumo di limone, facilissimo da preparare in pochi e semplici passaggi. Vi servirà semplicemente una ciotola e una frusta elettrica o anche a mano se volete fare un po' di esercizio fisico. Iniziate ad aprire le uova nella ciotola e aggiungetegli tutto lo zucchero della ricetta. Aiutatevi quindi con le fruste per sbattere le uova e mescolarle finemente allo zucchero. Aggiungete la panna da montare tutta in una volta e mescolate anch'essa al resto degli ingredienti facendola andare per un paio di minuti. Questo dolce deve diventare morbido e non gonfio come una torta lievitata, quindi serve l'amido di mais che in forno poi gelificherà dandole questa particolare consistenza. L'ultimo ingrediente strutturare del dolce è la ricotta. Mettetela nella ciotola e fatela amalgamare al composto, sempre aiutandovi con le fruste. Il dolce a questo punto potrebbe anche essere pronto così e potreste anche aromatizzarlo come preferite. Io aggiungo la scorza di un limone intero non trattato che spezza bene a mio parere con la cremosità generale di tutto il dolce. Un'ulteriore nota aromatica potete darla se volete, ma non è fondamentale, con un bicchierino di estratto di vaniglia o rafforzare ulteriormente quello di limone con un bicchierino di limoncello. Date un ultimo colpo di frusta per mischiare anche questi ingredienti al resto della preparazione e la crema è pronta per essere cotta. Recuperate con una spatola qualche grumo di impasto eventualmente rimasto sui bordi dove le fruste non riescono ad arrivare e preparate la teglia per cuocere la torta. Adagiate sul fondo un primo foglio di carta forno tagliato a misura e con i bordi leggermente ripiegati in modo da proteggere anche i lati del dolce. Su questo poi appoggiate un secondo foglio di carta forno incrociandolo e coprendo così anche gli altri due bordi. Versateci quindi tutto l'impasto cercando di distribuirlo bene su tutto il fondo. Infornate in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 50 minuti circa o fino a quando non vedete che la superficie inizia leggermente ad imbrunirsi. Vi faccio vedere ora mentre la torta cuoce come aromatizzarla ulteriormente al limone. In realtà sarebbe meglio lo faceste almeno un paio d'ore prima per aromatizzare più a fondo lo zucchero. Basta comunque mettere semplicemente lo zucchero a velo in una ciotolina e grattugiarci assieme la buccia di un limone. Con un cucchiaio mescolate e premete con il dorso in modo che lo zucchero si impregni di oli essenziali del limone e lasciate riposare fino al momento dell'utilizzo. Passati dunque 45-50 minuti a seconda del vostro forno, togliete la torta dal forno e lasciatela raffreddare completamente. Aiutatevi poi con la carta forno per trasferirla su un piano di lavoro ed eliminate i bordi esterni che probabilmente si saranno un po' crepati e rovinati. Approfittatene per assaggiarli e vedere se la torta vi è venuta buona. Tagliatela dunque prima a strisce lungo un lato, poi ruotatela e tagliate altrettante strisce in modo da ricavare delle mattonelle al limone più o meno di superficie quadrata. Giunti al momento di servire, potete dunque spolverarli con lo zucchero a velo che avete preparato prima aromatizzandolo con il limone. Gli oli essenziali assorbiti dallo zucchero tenderanno a farlo cristallizzare formando qualche grumo, aromatico ma poco estetico. Basta premere con il dorso del cucchiaio su un colino a maglie strette e lo zucchero scenderà perfettamente sgranato. Se poi anche voi aveste in cucina questo attrezzo che prende spazio e non si usa mai, approfittatene per decorare ulteriormente le vostre mattonelle con qualche strisciolina di limone disposta in superficie. Io anche oggi con questo dolce vi saluto, come tutti i giovedì vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!